Iniziamo subito questa nuova indagine. Oggi ci immergiamo in un vero e proprio mistero economico. Di solito, quando si pensa alla finanza e ai tassi di interesse, ci si immagina un mondo fatto di numeri freddi, oggettivi e assolutamente imparziali, vero? L'idea comune è che il mercato del credito non guardi in faccia a nessuno, ma si limiti a valutare bilanci e garanzie. Eppure, uno studio davvero affascinante di Alesina, Lotti e Mistrulli, basato su dati reali italiani, solleva una questione cruciale, che poi è esattamente il titolo della nostra analisi. Le banche discriminano le donne? Andiamo subito a scavare nei dati per cercare di capire cosa stia succedendo davvero. Per capire la gravità della situazione bisogna partire dal corpo del reato, per così dire. I dati ci mostrano in modo inequivocabile che le imprenditrici, a parità di condizioni iniziali, pagano un premio decisamente più alto per accedere al credito. Stiamo parlando di ben 28 punti base in più rispetto ai colleghi uomini. 28 sembra poco. In realtà su una normale linea di credito per una microimpresa, questo divario si traduce all'istante in centinaia di euro di costi aggiuntivi ogni singolo anno. È letteralmente una tassa invisibile che pesa solo ed esclusivamente sulle imprese a guida femminile. Ma da dove salta fuori questa differenza? È solo una fredda questione di rischio o c'è qualcos'altro sotto? Ok, entriamo nel vivo ed esaminiamo il primo sospettato di questa indagine, il rischio finanziario, ovvero sorge spontanea la domanda: le donne sono per caso debitrici meno affidabili? La spiegazione più logica, quella che verrebbe in mente a qualunque analista, è che le donne paghino tassi più alti semplicemente perché le loro imprese sono considerate intrinsecamente più rischiose. Beh, prepariamoci a scartare questa ipotesi, perché i dati la smentiscono su tutta la linea. Guardando le metriche, il tasso di insolvenza, cioè la frequenza con cui non si riescono a ripagare i debiti o si fallisce, è dello 0,5% per gli uomini e dello 0,4% per le donne. Sorpresa! Le donne falliscono di meno, e non è tutto, anche l'utilizzo delle linee di credito mostra una gestione praticamente identica, 73,9% contro 75,2%, insomma l'ipotesi del rischio finanziario crolla miseramente. Le donne non sono affatto clienti più pericolose per le banche. Passiamo allora al secondo sospettato. E se dipendesse semplicemente dalla scelta della banca? Magari è solo una questione di dove si va a chiedere questo prestito. È una domanda più che legittima. Si potrebbe pensare che le imprenditrici finiscano per rivolgersi a istituti di credito che sono mediamente più cari per tutti. Ma attenzione, perché qui la trama si infittisce. I ricercatori hanno applicato dei filtri statistici severissimi per isolare le diverse banche e il risultato lascia a bocca aperta. Il divario di costo rimane identico anche all'interno della stessa identica banca. Stesso istituto, stesso sportello, ma tassi diversi per uomini e donne con profili di rischio completamente uguali. Quindi no, non è una questione di aver scelto la banca sbagliata, è un comportamento sistematico all'interno della singola filiale. E questo ci porta a un vero colpo di scena, quello che possiamo chiamare il paradosso dei garanti, un indizio assolutamente cruciale in questa nostra indagine. Come sappiamo bene, quando una banca storce il naso di fronte a un prestito, chiede un garante, qualcuno che mette il proprio patrimonio a garanzia. Ora, analizzando il genere di questi garanti, emerge qualcosa di incredibile. Se una donna si presenta con un garante uomo, la banca fa un sospiro di sollievo e il tasso di interesse scende. Ma attenzione, se la stessa donna si presenta con una garante donna, apriti cielo, il tasso di interesse sale vertiginosamente. Una donna garantita da un'altra donna diventa automaticamente il cliente più penalizzato in assoluto di tutto il mercato, arrivando a pagare fino a quasi 30 punti base in più rispetto a un uomo senza alcun garante. Pazzesco, vero? Arrivati a questo punto, le classiche regole dell'economia sembrano fare acqua da tutte le parti. Ricapitoliamo, abbiamo appurato che le donne sono debitrici super affidabili, addirittura più degli uomini. Abbiamo visto che la disparità si verifica all'interno della stessa banca e abbiamo scoperto che due donne che si alleano finanziariamente subiscono la penalizzazione peggiore di tutte. Se la razionalità dei mercati e i modelli economici tradizionali non riescono a spiegare questo mistero, qual è la vera causa di tutto ciò? Ed ecco che smascheriamo il primo vero colpevole, il pregiudizio culturale, che si nutre di convinzioni tradizionali sul mondo del lavoro. In economia questo fenomeno si chiama discriminazione basata sulle preferenze. In pratica si getta la razionalità fuori dalla finestra per farsi guidare dai pregiudizi di genere. E per capire quanto sia radicata questa cosa, basta analizzare i dati del World Values Survey per l'Italia. L'indagine chiede se si è d'accordo con la frase «quando il lavoro scarseggia gli uomini hanno maggior diritto al lavoro rispetto alle donne».
Osservando i dati, mentre la Svezia è a livelli bassissimi e gli Stati Uniti sono a metà classifica, l'Italia registra il livello più alto in assoluto tra i paesi avanzati. Questa è una convinzione profonda che permea l'intera società e che inevitabilmente si siede al tavolo con chi deve decidere se concedere o meno un prestito. Gli autori dello studio ci vanno giù dritti e formulano un'ipotesi molto chiara. I direttori di banca potrebbero semplicemente considerare le donne come clienti meno desiderabili, a prescindere dai loro bilanci perfetti, per il solo fatto di essere donne. La prova definitiva arriva guardando i vari settori economici. Nei campi storicamente dominati dagli uomini, come l'edilizio o l'industria pesante, questa penalizzazione per le donne raggiunge livelli record. È come se il sistema mettesse in dubbio la competenza femminile in quei contesti. Al contrario, nei settori percepiti come più femminili, tipo il commercio al dettaglio, questa differenza sui tassi di interesse si restringe fino quasi a sparire. Ci manca ancora l'ultimo pezzo del puzzle, il secondo colpevole, il potere contrattuale e le dinamiche di negoziazione sotto stress. Perché, a pensarci bene, ottenere un prestito non è mica come comprare un oggetto con un prezzo fisso. È un processo, bisogna contrattare e negoziare. E l'economia comportamentale insegna che nelle situazioni di forte stress, chi ha più potere contrattuale ha la meglio. Analizzando i dati sui manager bancari italiani nel periodo studiato, la situazione è a dir poco illuminante. Meno del 10% delle posizioni decisionali era occupato da donne. Oltre il 90% dei funzionari, quelli che decidano materialmente, erano uomini. Questo crea uno squilibrio di potere clamoroso. Un'imprenditrice si trova sistematicamente a dover difendere il proprio progetto in un ambiente dominato da figure maschili, una dinamica che rende la trattativa molto più in salita e contribuisce attivamente a mantenere i tassi più alti. Tirando le fila di questa indagine spettacolare, il quadro che ci troviamo davanti è tanto affascinante dal punto di vista accademico quanto duro per l'economia reale. Riepiloghiamo i fatti. 1. Le donne pagano di più. 2. Paradossalmente, non sono affatto clienti più a rischio. 3. Persino la solidarietà tra donne, con una garante femminile, viene penalizzata dal sistema. E perché succede tutto questo? La risposta non sta nei manuali di finanza, ma in un mix invisibile fatto di pregiudizi culturali ben radicati e di una cronica assenza di diversità nelle stanze dei bottoni delle banche. Un mix letale che gonfia i costi a dismisura. E questa consapevolezza ci lascia con un'ultima grandissima provocazione. Se il mercato del credito non è quella macchina perfetta e super razionale che si studia all'università, ma finisce per assorbire tutti i pregiudizi della società in cui vive, la sfida è chiara. Non basta presentarsi con i conti perfetti per ottenere parità di trattamento. Occorre smantellare quelle barriere invisibili fatte di retaggi culturali e di squilibri di potere. La vera domanda, quella con cui si chiude la riflessione di oggi, è questa. Quali azioni si devono intraprendere ora affinché in futuro la solidità di un'idea di business venga finalmente apprezzata solo per il suo merito assoluto e non per il genere di chi la propone?